Ciao ragazzi, ben ritrovati sul canale Slot Car Tech. Oggi facciamo l'unboxing di una splendida vettura della categoria Gruppo C della casa italiana Slot-It. Sebbene Slot-It costruisca oramai le vetture Gruppo C da diversi anni, cerca sempre di superarsi, offrendoci dei modelli con prestazioni sempre più elevati. E questo infatti è il caso della Jaguar XJ R10, una slot car che ha saputo reinventarsi, diventando così una delle protagoniste dei vari campionati Gruppo C di tutti gli slot club italiani. La colorazione di questa vettura è la stupenda Castrol e adesso noi andiamo a toglierla dalla sua confezione e a scoprirla più nel dettaglio. Come sempre a far da cornice alla nostra vettura c'è questa inconfondibile colorazione arancione di cartone che va a racchiudere la teca in policarbonato trasparente che fa già vedere quasi del tutto la nostra vettura all'interno del suo box originale. Per prima cosa sfiliamo il nostro cartonato arancione. Abbiamo così fra le mani la nostra vettura. Già a prima vista notiamo che la slot car non ha installato l'alettone, ma questo è contenuto all'interno di un supporto termoformato che va da una parte a proteggere la nostra vettura bloccandola da eventuali urti, dall'altra a contenere appunto gli accessori che possono andare eventualmente a rompersi durante il trasporto e quindi non vengono montati direttamente sul nostro veicolo. Togliendo la teca della nostra vettura ci rimane il termoformato trasparente che contiene il nostro lettone. Dopo andremo a montarlo sulla vettura. Come sempre, girando la vasetta al contrario, abbiamo la vite che va a fermare in modo stabile la nostra slot car e poi i soliti accessori. La chiave M2 utilissima per andare a fare i settaggi sulla vettura con i grani di ricambio o comunque da andare ad inserire all'interno della sala anteriore per andarne a regolare l'altezza, il basculamento verticale, il sacchettino con i sali e poi l'indispensabile accessorio per la digitalizzazione se volete rendere questa vettura digitale visto che esce come analogica. L'altro sacchetto contiene invece un alettone di ricambio. Nel caso in cui voleste utilizzare questa vettura in ambito competitivo potete scegliere se utilizzare l'alettone originale con il rischio di romperlo oppure utilizzare questa seconda scelta, ovvero un alettone completamente nero che però è perfettamente conforme a tutti i regolamenti dei vari campionati Slot-It Gruppo C, ma che comunque va a preservare un elemento così fondamentale per dare pregio e bellezza quando la vettura viene riposta nella sua teca su uno scaffale espositivo. Come sempre nella vasetta originale abbiamo nella parte anteriore, oltre al marchio produttore, in questo caso Slot-It, anche il nome della macchina Jaguar XJ R10 e poi la dicitura che ci fa capire a quale gara è riferita questa livrea. In questo caso la Lime Rock del 1990, la vettura è la numero 61, prima al traguardo. I piloti sono John Nielsen e Price Cobb. Le vetture di casa Slot-It mi piace farvele vedere così in mano perché riesco in questo modo a farvi apprezzare ogni singolo dettaglio. Infatti, come sempre accade sulle vetture del marchio italiano, i dettagli fanno veramente la differenza. Partiamo dalle tampografie. Innanzitutto la colorazione è la bellissima bianco, rossa, verde Castrol. E a corredo abbiamo questi stupendi cerchi color oro nell'anteriore. Al posteriore invece abbiamo questa parte di carrozzeria che va a coprire il nostro cerchio, ma questa parte si può andare a rimuovere sia durante le competizioni, quindi rendendo la vettura ancora più leggera di quello che è, ma soprattutto anche per andare a vedere la ruota posteriore. Questo componente infatti è solamente ad incastro e basta semplicemente andarlo a prendere da una parte ruotandolo che, come vedete, si va a togliere e quindi ci permette di scoprire anche la sale posteriore. Il cerchio fa chiaramente pandan con quello anteriore, quindi abbiamo montati sui due assali gli stessi inserti color oro. Ma i dettagli di questa vettura non finiscono certo qui. Bello sicuramente il frontale molto accattivante con i fanali quasi a scomparsa che hanno la parte in vetro contornata di verde. Come sempre abbiamo il nostro tergicristallo posizionato quasi al centro del nostro lunotto anteriore, come di consueto accade sulle vetture di questa tipologia. Belli sicuramente gli specchietti che al loro interno hanno una colorazione color argento riflettente
che va a simulare lo specchio reale della vettura. Le prese d'aria nel posteriore fanno bella figura di sé, donando così alla vettura un aspetto ancora più grintoso. E poi, come sempre, quello che mi fa impazzire delle vetture slot it, ovvero la cura e i dettagli che vengono messi all'interno dell'abitacolo, sia per quanto riguarda il pilotino, che qua voglio farvi vedere più da vicino perché ne vale veramente la pena. Come vedete abbiamo il casco completamente disegnato, ma anche le cinture di sicurezza e la tuta con il marchio Castrol. Sono questi piccoli particolari che rendono una vettura veramente molto bella, una slot car da esposizione. Sono sicuro che molti appassionati concorderanno con me nell'affermare che Slot It è forse uno dei marchi che cura meglio le vetture slot car, aggiunge e rifinisce quei particolari che rendono una vettura unica nel suo genere. Tampografie fatte in modo eccezionale, non ci sono sbavature o imperfezioni, addirittura nelle più piccoline tampografie che raffigurano i nomi dei piloti, qui come vediamo sul tetto della vettura stessa, abbiamo una qualità della tampografia eccezionale. Avevamo lasciato l'alettone posteriore nella sua confezione. Slot It, come dicevamo, non lo inserisce in primo montaggio, ma fa scegliere a noi se montare quello originale, quindi quello colorato, quello tutto tampografato, oppure quello, chiamiamolo di scorta o comunque di riserva, che troviamo sotto la basetta. Per montare questo alettone occorre dividere la nostra vettura tra quella che è la carrozzeria e il telaio e andarlo ad inserire in questa specifica parte. Come vedete abbiamo la colonnetta che va a serrare le due parti ben distinte. All'interno di questa colonnetta andrà ad infilarsi questo alettone che, come vedete, ha già un foro predisposto al suo montaggio. Noi ora andremo a smontare la vettura per apprezzarne sia la carrozzeria che il telaio e nello stesso tempo andremo a montare l'alettone, così potrete vedere con quanta facilità si effettua questa operazione. Per dividere la carrozzeria dal telaio basterà semplicemente andare a svitare queste due viti. Abbiamo una vita appunto nel posteriore, quella che abbiamo visto va ad inserirsi nella colonnetta che reggerà anche il nostro alettone, e poi una vite nella parte anteriore tra l'assale anteriore e il pick up. Per svitare queste viti, come sempre, occorrerà avere un cacciavite a croce. Ed eccoci con la vettura completamente smontata. Abbiamo quindi la carrozzeria, il telaio, l'alettone e poi le due viti che come sempre sono viti di tipo imperdibili, con il filetto che non arriva fino a fine corsa della vite, permettendo così di non serrarle fino alla fine, dando la possibilità alla vettura di poter avere un basculamento tra carrozzeria e telaio. Partiamo dalla carrozzeria. Già in mano si sente il peso super leggero di questa vettura, il che significa una vettura che punta a ottimi risultati in ambito competitivo. Giriamola al contrario e notiamo come prima cosa un abitacolo ancora più scarno di quelli a cui eravamo abituati. Infatti, se notate, qui si intravede già direttamente il pilotino e poi tutta questa parte è completamente scavata, è completamente priva di plastica. Tutto quello che era superfluo, ancora più di quello che eravamo già abituati a vedere in casa Slot It, è stato eliminato per andare ad abbassare il peso totale della vettura. E va ricordato che togliendo il peso nella parte alta della vettura, qui siamo nell'abitacolo della stessa, andiamo così ad abbassare il baricentro della nostra vettura, rendendola sicuramente più stabile e più performante. Non ci sono altri elementi a corredo, anzi le due colonnette che vanno a fissare le viti per andare ad assemblare il telaio su questa carrozzeria sono estremamente corte, come potete notare, e questo va sicuramente a ridurre la possibilità di crepe o di rotture sulle stesse. Mi piace anche il fatto che nella parte posteriore si possono andare, come dicevamo prima e come abbiamo visto, a togliere questi due supporti che servono ad andare a coprire l'assale posteriore della nostra vettura. Semplicemente andando a scastrarli da quello che è la vettura abbiamo così una carrozzeria pulita, perfetta, pronto gara. E se poi volete andare a riattaccare questi due pezzettini non c'è assolutamente nessun problema, perché come possiamo andare a notare non c'è bisogno di colla, non c'è bisogno di altro. Semplicemente basterà andarli ad inserire internamente all'interno già delle loro scanalature predisposte,
Come vediamo ne abbiamo un paio sulla parte laterale e poi una nel posteriore, perché questa parte in particolare andrà ad essere inserita in questo foro nella parte posteriore della vettura. La nostra copertura dell'assale posteriore sarà nuovamente perfettamente inserita e, come possiamo notare, è comunque ben salda alla vettura. Questo sicuramente è un grande plus che Slot It ci mette a disposizione per avere la nostra slot car bella da vedere ma anche molto prestazionale. Sicuramente varrà la pena andare a fare il peso di questa carrozzeria con o senza queste due appendici laterali. L'alettone è obbligatorio e per montarlo è veramente molto semplice. Basta girare la carrozzeria al contrario, prendere l'alettone e andarlo ad infilare nella colonnetta di supporto che permette l'assemblaggio tra carrozzeria e telaio. Come vedete nell'alettone abbiamo già un foro. Basterà andare a far combaciare il foro del lettone sulla carrozzeria e il gioco è fatto. Spingete e fate ruotare per far entrare perfettamente il lettone e poi, girando la vettura, possiamo ammirarla in tutto il suo splendore. Parliamo adesso del telaio della Jaguar XJ-R10. Abbiamo un telaio perfettamente piatto. Ragazzi, ve lo giro al contrario per farvi capire meglio di cosa sto parlando. Vedendolo nella parte sottostante possiamo notare come questo telaio sia perfettamente planare rispetto alla superficie della pista. Questo significa avere un telaio pronto gara. Parlando di telaio non possiamo non vedere che il motore, come sempre, è fissato su un banchino, in questo caso con offset 0,5, che va ad abbassare di circa mezzo millimetro il motore, dando così un po' più di aderenza magnetica sulle piste che lo permettono. Ma anche se in questo caso abbiamo un banchino inline, il telaio è predisposto già per il banchino Evo 6. Infatti abbiamo la possibilità di andare a togliere queste parti in plastica sia per quanto riguarda gli attacchi laterali ma anche per la possibilità di andare ad installare il banchino e montare quindi un classico banchino Evo 6 di nuova generazione. La meccanica non c'è neanche a dirlo, Slot It ci offre sempre componenti di tipo professionale. Abbiamo una corona bicomponente, in questo caso con la gola in ottone per preservarne anche l'usura, e poi come sempre cerchi in alluminio sull'assale posteriore che vengono fissati adesso mediante due grani M2. L'assale in acciaio rettificato gira all'interno del supporto motore stando all'interno di due Uniball. Ricordiamo infatti che gli Uniball sono forse il sistema migliore per poter permettere all'assale di autocentrarsi e quindi limitare al massimo tutti gli attriti. Sull'assale anteriore, anch'esso in acciaio rettificato, abbiamo due cerchi in materiale plastico. Ricordiamolo ancora una volta, questi cerchi in materiale plastico servono a ridurre il peso generale della vettura, essendo questo un componente che non va ad influire sulle doti velocistiche della vettura stessa. Pick-up a lama avanzata, spazzole ramate e come sempre cavi siliconici di colore rosso flessibili e con a metà della loro lunghezza il jack che ci permette sia di andare a fare manutenzione nella parte motoristica ma anche nella parte del pick-up e poi andare ad installare, se vogliamo, il chip per la digitalizzazione. Queste due bande verdi che vediamo colorate sul telaio fanno parte della colorazione della carrozzeria stessa. Infatti Slot It, per ridurre assolutamente al minimo il peso di questa vettura e per abbassarla il più possibile, ha pensato di utilizzare il telaio come parte integrante della colorazione della vettura, così da poterla abbassare ancora di 1 millimetro. Il motore è il classico Mabuki UK, in questo caso abbiamo montato un V12 23K che sicuramente promette grandi prestazioni. Questo motore non è fissato con viti al suo banchino perché comunque grazie al supporto di Slot It è già ben saldo all'interno della sua posizione e non ha la problematica di spostarsi in base al carico laterale della vettura. I rapporti di questa Jaguar XJ-R10 sono 28 denti sulla corona posteriore e 9 denti sul pignone. Presente anche su questa, così come in tutte le vetture di casa Slot It, il magnete che si trova subito sotto l'albero motore. Per poterlo togliere possiamo girare la nostra vettura, andare con un cacciavite o un altro supporto, andare a fare pressione nella parte sottostante del nostro telaio e poi andare a rimuovere il magnete al neodimio, quindi di grande efficacia, direttamente con un paio di pinzette. Non so voi, ma io sono curioso di andare a sapere quanto pesa questa vettura.
ma soprattutto sono curioso di andare a scoprire il peso della carrozzeria, perché vi dico, già a mano mi sembrava una carrozzeria veramente molto leggera. Bilancia e supporto sono pronti, la carrozzeria anche. Andiamo a posizionare la nostra carrozzeria in modo che sia fissa sulla nostra bilancia. Il peso è pari a 18,2 grammi. Come sapete, io faccio sempre la seconda pesata per avere un riscontro e abbiamo nuovamente 18,2 grammi. In questo caso abbiamo la carrozzeria senza i suoi supporti laterali. Andiamo così a montare i due supporti laterali per avere un confronto diretto del peso della carrozzeria. Ed eccoci pronti per effettuare il peso complessivo della nostra carrozzeria, 19,1 grammi. Anche in questo caso effettuiamo le due pesate per essere completamente sicuri di quello che ci dice la bilancia. Abbiamo nuovamente 19,1 grammi. Carrozzeria completa di tutte le sue parti, quindi alettone e poi supporti laterali che vanno a coprire l'assale posteriore. E passiamo adesso al peso del telaio. Lo posizioniamo sulla bilancia, abbiamo 53,1 grammi. Alziamo e riabbassiamo 53,1 grammi. Non ci rimane che rimontare il tutto e verificare il peso totale della nostra Jaguar XJ R10. Ed eccoci pronti al peso della nostra vettura completamente montata, con alettone e supporti laterali che vanno a coprire il nostro assale posteriore. La posizioniamo sulla bilancia, abbiamo 72,5 grammi. Alziamo e riposizioniamo la vettura sulla nostra bilancia, di nuovo 72,5 grammi. Come sempre faccio nei miei video di unboxing, vado anche a prendere le misure. In questo caso il calibro portato alla sua massima estensione non ce la fa a misurare completamente la lunghezza della vettura, quindi ci tocca una doppia misurazione. Fissiamo il nostro calibro a 15 cm, andiamo a verificare dove arriva e poi andremo a misurare la rimanenza, in questo caso 9 mm, per un totale di 15,9 cm, 159 mm di lunghezza, una misura decisamente importante. Lateralmente la Jaguar nella sua parte posteriore ha una misura pari a 65 mm, mentre nella parte anteriore è leggermente più piccola, ma veramente di molto poco. Abbiamo così una misura di 64,5 mm, 6,45 cm. Per effettuare la misurazione del passo, così come avviene in tutte le altre vetture, in questo caso è necessario andare a smontare il supporto laterale. Una volta rimosso il supporto, andiamo a prendere la misura dal centro dell'assale anteriore al centro dell'assale posteriore per una lunghezza complessiva pari a 92 mm, 9,2 cm. Non so voi, ma io mai come questa volta sono curioso di provare questa vettura su una pista da slot. E allora quale occasione migliore di portarla direttamente in gara? Ma prima ci facciamo qualche giro di prova per capire il suo comportamento da vettura completamente originale. E allora cosa dire di questa Jaguar XJ R10? Per una volta ho fatto l'unboxing della vettura dopo averci già corso, quindi la mia valutazione è anche figlia di un'esperienza che ho avuto in gara. La vettura va veramente molto veloce. Ve lo devo dire, non pensavo andasse così veloce, ma i tempi arrivano senza che uno se ne accorga. In buona sostanza sembra quasi che la macchina vada piano, perché mentre la si guida si ha un'affinità, una sicurezza che non ho provato mai con altre vetture dello stesso segmento della Gruppo C.
E poi, nonostante tutto, guardi il cronometro e il tempo arriva. Insomma, questa è una macchina strana, è una macchina che ti mette più delle altre a tuo agio. Insomma, questa macchina è una macchina che ha delle doti particolari che la rendono sicuramente una delle vetture gruppo C da battere, e ve lo dico, sarà veramente molto molto dura. Quello che è più apprezzato di questa Jaguar XJ-R10 è il suo inserimento in curva. Grazie al passo generoso, al telaio piatto, planare con la pista, alla sua larghezza e alla sua altezza, va detto infatti che la vettura è veramente molto molto bassa, questa si comporta in modo molto agile anche nelle curve strette. Insomma ragazzi, se volete puntare alla vittoria, la Jaguar XJ-R10 è la vettura che dovete comprare. Al momento nella scuderia di Slot Car Tech ha sbaragliato la concorrenza. Credo sia una vettura che fin dall'inizio, in mani anche poco esperte, possa sicuramente portare a grandissimi risultati. La nuova vettura di casa Slot It si colloca sicuramente in vetta alle vetture del segmento gruppo C. E adesso ci sarà qualche altra vettura in grado di detronizzarla? Staremo a vedere. Intanto mettete un like al video se avete trovato interessante questo contenuto, se vi piace quello che avete visto, ma soprattutto se avete apprezzato la nuovissima Jaguar XJ-R10 in questa brillante colorazione Castrol. Io vi chiedo di iscrivervi al canale se non lo avete ancora fatto e vi do appuntamento qui su Slot Car Tech per il prossimo video.